Andiamo a vedere più da vicino questo sensore di vibrazione modello SW420. Troviamo un cilindro di colore blu al cui interno c'è una molla conduttiva. Se la agitate si sente la molla si muove. Quindi quando il modulo vibra, la molla appunto si muove e tocca le pareti, creando un contatto elettrico e un segnale attivo. Sul sensore troviamo un comparatore, un LM393, che è un chip integrato che confronta la tensione generata dal sensore con una soglia di riferimento. Se il segnale supera la soglia, se c'è una vibrazione, manda un segnale high, quindi alto, logica 1, all'uscita di 0. Troviamo anche un potenziometro che serve per regolare la sensibilità del modulo. Ruotando cambi la soglia del comparatore. Sensibilità alta rileva anche con piccole vibrazioni, sensibilità bassa ignora piccole vibrazioni. Troviamo anche dei LED di stato. PVR si accenderà sempre. Invece questo qua su D0 indica quando il modulo rileva una vibrazione. Si accende solo quando l'uscita quindi è alta. I pin troviamo, vede meglio, allora VCC alimentazione positiva 5 volt, GND e DO uscita digitale. Componenti necessari per realizzare il sismografo, allora un Arduino, naturalmente il sensore di vibrazione SW420, dei jumper, la breadboard e un PC con installato sopra Arduino IDE. Andiamo a posizionare il sensore sulla breadboard e vediamo i pin di collegamento VCC, GND e DO. Portiamo il più VCC a 5 volt su Arduino. Portiamo il GND sul GND su Arduino e colleghiamo il pin 2 di Arduino all'uscita di 0 sul sensore. Adesso passiamo su Arduino IDE. Diamo una rapida occhiata al codice. Qua abbiamo impostato delle variabili, pin vibrazione, stato precedente e long tempo evento. Nel setup abbiamo impostato la comunicazione seriale e l'ingresso come input del pin digitale 2. Nel loop abbiamo il digital read, leggiamo lo stato del sensore e lo mettiamo nello stato attuale. Poi se rileva un passaggio da low a alto o a vibrazione, registra il tempo attuale con millis su questa variabile e lo andiamo a scrivere sul serial monitor tramite vibrazione a tempo evento diviso 1000 perché in secondi S e riaggiorna lo stato. Ok, proviamo a mandare su Arduino e vediamo che succede. Apriamo il serial monitor, proviamo a dare un piccolo colpo e vediamo che il sensore sul serial monitor registra il movimento. Il movimento parte da quando è stato programmato, inizia la programmazione, quindi l'accensione di Arduino. Qui il tempo passa, come vedete, a 134 secondi dall'accensione. Aspettate che zoom. Più attendiamo e più passa il tempo e per quanto tempo avviene la vibrazione. Proviamo ad aggiungere un LED.
Aggiungiamo un LED sulla breadboard. Vi ricordo che il più lungo è l'anodo, il più corto è il catodo. Lo mettiamo qua. Ci mettiamo una resistenza da 220 ohm, lo mettiamo sul catodo e mettiamo il catodo AGND su Arduino e colleghiamo l'anodo al pin 13 su Arduino. Ok, cambiamo il codice, aggiungiamo il pin 13, lo mettiamo qua, pin 13. Nel setup impostiamo il pin mode, pin LED come output. Nel loop scendiamo giù e mettiamo digital write, accende il LED, gli diamo un delay di 200 millisecondi e poi lo spegne. Ok, proviamo a mandare sulla scheda, vediamo se funziona. Apriamo il serial monitor, proviamo a dare un colpicino, si dovrebbe accendere la luce e sul serial monitor dobbiamo vedere la scritta della vibrazione. Si è acceso. Come vedete, gli do un altro colpo. Sì, si accende 200 millisecondi, quindi si accende e si spegne subito. Un colpicino, un colpo piccolo, quindi risponde molto sensibile. Ok, per questo video è tutto. Vi ricordo che con questo trimmer possiamo regolare la sensibilità al massimo, al minimo. Infatti è così molto sensibile. Girando verso destra diminuiamo la sensibilità. Ok, se avete domande potete scriverlo sotto nei commenti o cose da dire. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.